Tra musica e morte, le bestie di Satana, un inferno made in Italy. L'inizio di una storia che sconvolse l'Italia. Quando si parla delle bestie di Satana, ci si trova davanti a una delle vicende più inquietanti e spaventose della cronaca nera italiana. Non si tratta soltanto di un gruppo di giovani finiti sulla cattiva strada, né di un fenomeno isolato di devianza giovanile. È piuttosto la storia di una comunità sotterranea, nata e cresciuta in un ambiente apparentemente normale della provincia lombarda, che per anni riuscì a mascherare i suoi segreti più oscuri dietro l'apparenza della quotidianità. Alla fine degli anni 90, nelle campagne tra Varese e Busto Arsizio, un gruppo di ragazzi cominciò a orbitare attorno a un universo fatto di musica metal estrema, uso di droghe pesanti, simboli satanici e soprattutto un profondo senso di sfida nei confronti delle regole sociali e familiari. Quel che all'inizio poteva sembrare un gioco di ribellione adolescenziale si trasformò col passare del tempo in una spirale di violenza e morte. Non era più soltanto un modo per distinguersi, per scandalizzare i genitori o per affermare una propria identità alternativa. Dietro il nome evocativo di bestie di Satana prese forma una vera e propria setta, o almeno un gruppo che in quel ruolo si riconosceva, capace di spingersi oltre i limiti dell'immaginabile. Il periodo in cui il gruppo agì attivamente si colloca tra il 1998 e il 2004. In quegli anni, tra omicidi pianificati, suicidi sospetti e scomparse misteriose, le cronache registrarono una serie di eventi che soltanto con il tempo vennero collegati tra loro, fino a formare il quadro di un disegno criminale coerente. I numeri ufficiali parlano di 4 vittime accertate, ma le indagini portarono a ipotizzare un numero molto più ampio di morti riconducibili al gruppo, fino a 18. Un bilancio che lascia intendere quanto profonda fosse la scia di sangue lasciata da quei giovani. Il nome stesso, Bestie di Satana, nasce dall'immaginario che il gruppo coltivava. Nel loro mondo, Satana non era soltanto una figura simbolica, ma un'entità con cui stabilire un rapporto di fedeltà, quasi un patto da suggellare con prove di coraggio, rituali di affiliazione e in alcuni casi con il sacrificio estremo della vita umana. Eppure, come sottolineano diversi studiosi e cronisti che seguirono il caso, sarebbe riduttivo immaginare le bestie di Satana come dei satanisti in senso stretto. Quello che li muoveva era piuttosto un insieme di suggestioni, il gusto per la trasgressione, il fascino dell'oscuro, l'attrazione per la violenza, il bisogno di sentirsi parte di qualcosa di esclusivo e terribile. Dietro l'etichetta satanica si celava una realtà più ambigua, l'uso massiccio di droghe come l'LSD e le anfetamine, le notti passate tra concerti metal e raduni in zone isolate, il disprezzo per la vita normale rappresentata dai coetanei che studiavano o lavoravano. Il gruppo non era formato da emarginati totali, ma da ragazzi e ragazze che venivano da famiglie ordinarie, che frequentavano la scuola o avevano piccoli impieghi. La loro forza e insieme la loro pericolosità stava proprio in questa doppia vita. Da un lato la superficie della normalità, dall'altro il mondo nascosto dei rituali, dei giuramenti, dei tatuaggi e delle riunioni notturne nei boschi. Con il passare del tempo, quell'universo parallelo diventò un meccanismo capace di inghiottire chiunque vi entrasse. Ci furono giovanissimi che vennero attratti dalla promessa di un'appartenenza speciale e finirono risucchiati in un incubo. Alcuni diventarono carnefici, altri vittime sacrificali. Le cronache raccontano di ragazzi che, una volta entrati, non riuscivano più a uscirne, convinti che abbandonare il gruppo equivalesse a firmare la propria condanna a morte. La provincia italiana si trovò così di fronte a una storia che sembrava uscita da un film horror. Omicidi mascherati da suicidi, corpi nascosti nei boschi, famiglie che per anni non riuscivano a trovare la verità sulla sorte dei propri figli. Quando il velo fu sollevato intorno al 2004, l'opinione pubblica restò sconvolta. Il terreno fertile, provincia, disagio e cultura giovanile degli anni 90. Per capire davvero il caso delle bestie di Satana, non basta raccontare i delitti o i processi. Bisogna prima di tutto provare a immergersi nel mondo che li ha generati, quello della provincia lombarda alla fine degli anni 90. È in quel contesto che alcuni ragazzi, apparentemente non troppo diversi dai loro coetanei, iniziarono a trasformarsi in qualcosa di radicalmente altro. La scena
è quella di un'Italia sospesa tra modernità e tradizione. Da un lato il boom delle periferie industriali, con i centri commerciali, le nuove opportunità di consumo, i locali notturni, dall'altro le piccole comunità con le loro abitudini immutabili, le famiglie che ancora sognavano per i figli un lavoro sicuro e una vita ordinata. Proprio in questa tensione si inserisce la vicenda. I giovani protagonisti non trovavano posto né nel mondo delle aspirazioni borghesi né in quello dei legami tradizionali. Cercavano altrove. La musica fu uno degli sbocchi più immediati. Erano anni in cui il heavy metal e il black metal esercitavano un fascino particolare sui ragazzi in cerca di identità forti. In quei suoni violenti e nelle liriche intrise di riferimenti oscuri, satanici o apocalittici, molti trovarono un linguaggio per esprimere la propria rabbia. A Milano e dintorni si potevano incontrare in luoghi precisi: il Parco Sempione, la Fiera di Sinigallia, i piccoli locali in cui si esibivano band underground. Non era solo musica, ma un vero rituale di appartenenza. Capelli lunghi, borchie, anfibi, tatuaggi e simboli come il pentacolo o la croce rovesciata. Non tutti, naturalmente, passavano dal metal al delitto. Per la stragrande maggioranza si trattava di un gioco identitario, di una ribellione estetica. Ma in alcuni casi, come quello delle bestie di Satana, la musica divenne il grimaldello di un universo molto più oscuro. A questa passione si aggiunse un elemento dirompente: la droga. Le testimonianze raccolte nei processi e negli anni successivi parlano di un consumo costante e smodato di LSD, ecstasy, anfetamine e hashish. Gli stati alterati di coscienza erano parte integrante del loro modo di stare insieme e non di rado finivano per alimentare fantasie violente o rituali improvvisati. Il tessuto sociale in cui si muovevano non era preparato ad affrontare questo tipo di deriva. Le famiglie spesso non riuscivano a comprendere la portata del disagio dei figli. C'era chi attribuiva i comportamenti strani a una semplice fase ribelle, chi pensava che fosse colpa della musica o di cattive compagnie. Le scuole non avevano strumenti per intercettare quel livello di devianza. E così, in un clima di indifferenza e sottovalutazione, il gruppo poté crescere indisturbato. Un altro elemento centrale era il senso di esclusione. Quei ragazzi non si sentivano parte della società normale. Si definivano diversi, più forti, persino prescelti da un'entità superiore. La simbologia satanica era in fondo un modo per dare forma e potenza a questo sentimento. Satana diventava il simbolo del rifiuto, il nume tutelare di una comunità che si percepiva in guerra con il resto del mondo. Non si trattava quasi mai di un culto codificato, studiato su testi sacri o su manuali esoterici. Era piuttosto una costruzione caotica, fatta di frammenti rubati alla musica, ai film horror, alle leggende metropolitane. Ma proprio per questo era efficace. Parlava direttamente al loro immaginario di adolescenti arrabbiati e spaesati. A poco, quella che poteva sembrare soltanto una comitiva trasgressiva si trasformò in una setta informale. Il gruppo si diede regole implicite: fedeltà assoluta, prove di coraggio, punizioni per chi tentava di andarsene. Si racconta che molti dei ragazzi che avrebbero voluto abbandonare furono convinti o minacciati che lasciare significava morire. Questa logica di terrore cementava i legami interni e impediva che qualcuno rompesse il silenzio. Il contesto culturale di quegli anni contribuì a rendere ancora più difficile la comprensione del fenomeno. I media, quando parlarono di satanismo giovanile, lo fecero spesso con toni sensazionalistici, alimentando paure ma senza offrire strumenti di analisi. Gli adulti si rifugiavano in spiegazioni superficiali, come il diavolo nella musica metal o la moda del satanismo, senza vedere la realtà più profonda. Un disagio giovanile che trovava espressione estrema nella violenza. La scomparsa di Chiara Marino e Fabio Tollis, l'inizio della scia di sangue. La vicenda delle bestie di Satana comincia davvero, nel senso più tragico, la notte tra il 17 e il 18 gennaio 1998. Fino a quel momento, i legami tra i membri del gruppo erano fatti di rituali, droghe, concerti e un senso di appartenenza che li spingeva sempre più in profondità nell'oscurità. Ma fu in quella notte che il salto di qualità avvenne, dalla ribellione simbolica al delitto vero e proprio. Chiara Marino aveva soltanto 18 anni, Fabio Tollis ne aveva 17. Erano due ragazzi uniti da un rapporto di amicizia e condivisione.
La passione per la musica metal li aveva fatti incontrare ed entrambi gravitavano intorno alla stessa comitiva, quella che ruotava attorno a locali e parchi milanesi frequentati da giovani alternativi. Erano una coppia affiatata, entusiasta e spensierata agli occhi dei più. Ma in quella stessa cerchia si muovevano figure ben più inquietanti: Andrea Volpe, Nicola Sapone, Paolo Leoni e altri ragazzi che avrebbero costituito il nucleo centrale della vicenda. La sera del 17 gennaio, Fabio e Chiara uscirono insieme come altre volte. Si incontrarono al Midnight, un locale a Milano che ospitava concerti metal. Era un punto di ritrovo per molti ragazzi della scena. Nessuno dei presenti poteva immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta che li avrebbero visti vivi. Dopo il concerto, i due accettarono di seguire alcuni amici, tra cui proprio Volpe e Sapone. La scusa era una festa, un proseguimento della serata. In realtà li stavano conducendo verso la morte. Le dinamiche esatte di quella notte sono emerse soltanto anni dopo, grazie alle confessioni e alle ricostruzioni processuali. Fabio e Chiara furono portati in una zona isolata, in un bosco di Somma Lombardo, nella provincia di Varese. Lì vennero attirati con la promessa di un incontro tra amici, ma invece furono circondati e aggrediti. Il gruppo aveva già deciso. Chiara sarebbe stata sacrificata in nome del patto con Satana, mentre Fabio, che non aveva alcuna intenzione di allontanarsi da lei, venne considerato un ostacolo e condannato a morire con la stessa violenza. Le modalità dell'omicidio restano agghiaccianti: pugnalate, colpi brutali, la ferocia di chi non vedeva più nelle vittime due persone, ma un sacrificio necessario a rafforzare i legami interni del gruppo. Dopo averli uccisi, i corpi furono sepolti in una fossa scavata in fretta e furia nel bosco, una tomba clandestina che avrebbe custodito il loro segreto per anni. Da quella notte cominciò anche il calvario delle famiglie. Per i genitori di Chiara la scomparsa sembrò inspiegabile. Una ragazza allegra, con progetti e amici, svanita senza lasciare tracce. Per la famiglia Tollis la ferita fu ancora più profonda, perché Fabio non fu soltanto dichiarato scomparso. Per lungo tempo la sua assenza venne interpretata come una fuga volontaria. Si parlò di un allontanamento, di un ragazzo che forse voleva cambiare vita. Questo equivoco, alimentato anche da depistaggi e dalla difficoltà di ricostruire i suoi ultimi movimenti, tenne il padre, Michele Tollis, in sospeso per anni. Ed è proprio la figura di Michele Tollis che rappresenta uno dei fili più toccanti e tragici della vicenda. Non si arrese mai alla versione della fuga volontaria. Era convinto che dietro la scomparsa del figlio ci fosse qualcosa di più oscuro. Per anni continuò a cercare, a interrogare amici e conoscenti, a insistere con le autorità perché non archivassero il caso. Diventò, in un certo senso, l'investigatore della pro-tragedia, pronto a seguire ogni pista pur di dare un nome e un senso a quell'assenza insopportabile. Per molto tempo, però, nessuno ascoltò davvero il suo grido di dolore. Solo con il tempo, grazie a successive indagini e alle confessioni di alcuni membri del gruppo, la verità emerse. Fabio e Chiara non erano scappati, non avevano deciso di sparire. Erano stati brutalmente assassinati da quelli che chiamavano amici. Quel duplice delitto fu il punto di non ritorno. Dopo quella notte, le bestie di Satana non furono più semplicemente un gruppo di ragazzi ribelli. Divennero un'associazione di assassini, cementata dal sangue versato. La violenza, una volta messa in moto, avrebbe chiesto altri sacrifici. E così, nei mesi e negli anni successivi, la scia di sangue si allungò. La provincia lombarda non se ne accorse subito. I corpi erano nascosti, le famiglie disperse nel dolore e nell'incertezza. Ma intanto nei boschi, sottoterra, la verità restava lì, pronta a riemergere. Quando lo avrebbe fatto, anni dopo, avrebbe sconvolto l'Italia intera. La voce dei padri, la ricerca disperata di Michele Tollis. Quando un figlio scompare, il tempo smette di scorrere in modo lineare. Ogni giorno diventa un'attesa insopportabile, un oscillare tra speranza e disperazione, tra la convinzione che da un momento all'altro possa tornare e la paura che non lo si rivedrà mai più. Questo fu il destino di Michele Tollis, il padre di Fabio, il ragazzo ucciso insieme a Chiara Marino nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1998. Per la famiglia Marino, l'assenza di Chiara fu subito percepita come un vuoto irreparabile. La giovane non aveva dato segni di voler scappare o cambiare vita, e il suo improvviso silenzio apparve inspiegabile. Ma la vicenda dei Tollis fu diversa.
più lunga e tortuosa, quasi crudele nella sua ambiguità. Quando Fabio sparì, molti pensarono che fosse stata una sua scelta. Un adolescente arrabbiato, appassionato di musica estrema, che forse aveva deciso di tagliare i ponti con tutto e con tutti. Questa interpretazione, alimentata anche dall'ambiente che frequentava, finì per diventare la spiegazione ufficiale. Le autorità, in un primo momento, non considerarono la sua scomparsa come sospetta. Troppo spesso, negli anni 90, le fughe giovanili venivano archiviate come ribellioni passeggere. Michele Tollis, però, non si rassegnò mai a questa versione. Conosceva suo figlio, conosceva i suoi amici, sapeva che qualcosa non quadrava. Non era il ragazzo che decide di sparire senza lasciare traccia, senza un biglietto, senza un saluto. C'era qualcosa di oscuro e Michele si mise a cercarlo. La sua vita cambiò radicalmente. Da padre comune divenne investigatore, cronista, segugio. Andava nei locali frequentati da Fabio e dai suoi amici, parlava con chiunque potesse avere informazioni, raccoglieva dettagli che la polizia sembrava trascurare. E soprattutto non smise mai di bussare alle porte delle istituzioni, chiedendo che la vicenda fosse indagata a fondo. Venne spesso ignorato, a volte trattato come un padre che non accettava la realtà. Suo figlio è scappato, si rassegni. Ma Michele non si rassegnò. Anni dopo, in interviste e testimonianze, avrebbe raccontato la fatica e la solitudine di quella ricerca. Mentre molti lo invitavano ad andare avanti, lui non smise di ripetere che Fabio non era un fuggiasco, ma una vittima. Nel suo cuore c'era un'intuizione che la verità avrebbe confermato, ma che all'epoca lo faceva sembrare quasi ossessivo. In realtà, quella ostinazione fu decisiva. Senza la sua voce, probabilmente il mistero delle bestie di Satana sarebbe rimasto sepolto molto più a lungo. Il tempo passava e il dolore diventava ogni giorno più acuto. Michele cercava suo figlio anche nei luoghi più impensabili: boschi, casolari abbandonati, raduni musicali. Non era solo un padre in cerca di notizie, ma un uomo che tentava di ricostruire un mosaico spezzato. Conosceva i nomi degli amici più stretti di Fabio, sapeva delle strane frequentazioni, notava nei loro atteggiamenti qualcosa di torbido, ma non riusciva a penetrare il muro di omertà che proteggeva il gruppo. Solo anni dopo, quando le confessioni di Andrea Volpe e di altri membri cominciarono a far emergere la verità, Michele ebbe la conferma più dolorosa. Aveva avuto ragione. Fabio non era fuggito. Era stato assassinato insieme a Chiara in un rituale di morte che suggellava il patto di un gruppo di ragazzi che lui conosceva bene, che spesso erano stati ospiti a casa sua. La scoperta fu uno shock insopportabile, eppure anche una forma di liberazione. Finalmente poteva dare un nome all'incubo. Le sue parole negli anni successivi colpirono profondamente l'opinione pubblica. «Volevo solo ritrovare mio figlio», disse più volte. In quelle poche parole c'era tutto: l'amore di un padre, la solitudine di una ricerca ostinata, la rabbia verso chi non aveva ascoltato. Michele Tollis divenne, suo malgrado, una figura centrale della vicenda. Non solo il padre di una vittima, ma il testimone che ricordava a tutti come dietro la cronaca nera ci fossero esseri umani, famiglie distrutte, vite spezzate. L'omicidio di Mariangela Pezzotta, la notte in cui crollò il silenzio. Il 24 gennaio 2004 segna un punto di svolta nella vicenda delle bestie di Satana. Fino a quel momento i delitti commessi dal gruppo erano rimasti nell'ombra, scomparse archiviate come fughe volontarie, suicidi mai pienamente chiariti, voci che circolavano soltanto tra pochi addetti ai lavori e le famiglie che non smettevano di chiedere verità. Ma quella notte, in una villetta apparentemente normale di Golasecca, in provincia di Varese, l'orrore esplose in maniera così evidente da non poter più essere nascosto. La vittima fu Mariangela Pezzotta, una giovane donna di 27 anni. Mariangela aveva avuto una relazione sentimentale con Andrea Volpe, uno dei membri centrali delle bestie di Satana. Era stata vicina a lui in un periodo difficile e, nonostante la loro storia fosse ormai finita, i due avevano mantenuto dei contatti. Quella sera Mariangela accettò di incontrarlo. Non poteva immaginare che quel gesto di fiducia l'avrebbe condotta verso un destino spietato. Volpe non era solo. Con lui c'erano Elisabetta Ballarin, la sua nuova compagna, e Mario Maccione, un altro membro del gruppo. I tre avevano già deciso cosa fare. Mariangela rappresentava un pericolo. Sapeva troppo delle attività del gruppo. Era considerata una presenza scomoda.
E, nelle logiche distorte delle bestie di Satana, la soluzione a un problema era quasi sempre il sangue. La ricostruzione dei fatti, emersa nei processi e nelle confessioni, è agghiacciante. Mariangela fu invitata a salire sulla Fiat Uno di Volpe e condotta nella casa di campagna dei Ballarin, a Golasecca. Lì, senza preavviso, fu aggredita. Volpe le sparò un colpo di pistola, non mortale ma sufficiente a stordirla. Ferita e agonizzante, Mariangela venne trascinata in giardino dentro una serra. In quel luogo freddo e isolato fu finita a colpi di badile. Un'esecuzione brutale, compiuta non solo da Volpe, ma anche con il coinvolgimento di Elisabetta Ballarin, che aveva appena 20 anni. La crudeltà non finì lì. Dopo aver ucciso Mariangela, il gruppo tentò di occultarne il corpo. Lo caricarono sull'auto di Volpe e cercarono di sbarazzarsene, prima lasciandolo in un campo, poi decidendo di nasconderlo meglio. La fretta e l'improvvisazione però giocarono loro contro. Volpe, in particolare, era sotto l'effetto di droga e alcol. Non era lucido, non era capace di gestire la situazione con il controllo glaciale che in passato aveva caratterizzato altri delitti. Quella goffaggine segnò la fine del loro segreto. Poche ore dopo, fermato per un controllo e incapace di reggere la pressione, Andrea Volpe confessò. Raccontò dell'omicidio di Mariangela, rivelò dettagli che condussero subito gli investigatori al corpo, indicò i nomi dei complici. Per la prima volta, un membro delle bestie di Satana rompeva il silenzio, trascinando fuori dall'oscurità l'intera vicenda. L'arresto di Volpe e dei suoi complici fece scalpore. All'inizio sembrava solo un brutale femminicidio, l'ennesimo delitto di gelosia o di rancore, ma presto emerse che non era così. Quel delitto non era isolato, era il tassello di un mosaico molto più grande. Gli inquirenti si trovarono davanti a un fiume di confessioni e collegamenti, sparizioni, suicidi, omicidi sepolti nel tempo. Con la morte di Mariangela Pezzotta, le bestie di Satana persero l'invisibilità che fino a quel momento le aveva protette. Il caso esplose sui giornali. L'opinione pubblica fu travolta da un misto di orrore e incredulità. Ragazzi della porta accanto, con il volto ancora adolescente, erano improvvisamente raccontati come assassini spietati, pronti a uccidere amici, fidanzate, conoscenti, pur di rafforzare il loro legame con Satana o di zittire chi sapeva troppo. La vicenda di Mariangela è ancora oggi ricordata come la scintilla che fece esplodere tutto. Fu grazie a quel delitto che si aprirono le indagini sugli omicidi precedenti, che si ritrovarono i corpi di Fabio Tollis e Chiara Marino, che si cominciò a fare luce sulla catena di suicidi sospetti legati al gruppo. Ma soprattutto fu la dimostrazione che la loro furia non si era placata. Se nessuno li avesse fermati, avrebbero continuato a uccidere. E a confermarlo, anni dopo, fu lo stesso Andrea Volpe, in interviste che fecero discutere e indignarono le famiglie delle vittime. «Avrei continuato a uccidere anche senza le bestie», dichiarò. «Non posso cancellare i tatuaggi che porto, sarebbe pericoloso. Potrei ricaderci». Una confessione che racconta meglio di 1000 analisi la profondità della spirale autodistruttiva in cui quei giovani erano caduti. Il ritrovamento dei corpi di Fabio e Chiara. Dopo l'arresto di Andrea Volpe nel gennaio del 2004, la vicenda delle bestie di Satana iniziò a prendere contorni concreti. Per anni, la scomparsa di Fabio Tollis e Chiara Marino era rimasta avvolta nel mistero. Per molti, Fabio era scappato, Chiara chissà dove si era nascosta. Le famiglie disperate avevano accumulato mesi e anni di attesa, senza una verità che potesse dare sollievo al dolore quotidiano. Le confessioni di Volpe furono, letteralmente, il primo filo che permise agli inquirenti di dipanare l'intricata matassa. Raccontò con dettagli inquietanti cosa era accaduto nella notte del gennaio 1998. La sera del concerto, l'attrazione verso i luoghi isolati, la decisione di portare con sé Chiara e Fabio, l'aggressione, le pugnalate, l'agonia dei due ragazzi e infine l'occultamento dei corpi nei boschi di Sommalombardo. Guidati dalle sue indicazioni, gli investigatori riuscirono a localizzare i resti di Fabio e Chiara in una zona isolata tra terreni e sottoboschi che fino ad allora erano rimasti intatti, come se il tempo non vi avesse lasciato traccia. Il ritrovamento fu un momento di dolore e sollievo allo stesso tempo. Doloroso perché confermava l'atroce realtà dei fatti, ma liberatorio perché finalmente dava alle famiglie un nome, un volto e un luogo fisico in cui piangere. Per Michele Tollis, la scoperta fu devastante ma necessaria.
Ogni frammento ritrovato di suo figlio raccontava una storia di violenza e tradimento. Il ragazzo che lui aveva amato e cresciuto era stato assassinato da quelli che erano stati amici, quasi una estensione della sua vita sociale. La rabbia, la disperazione e l'incredulità si mescolavano a una forma di giustizia simbolica. Finalmente l'invisibile era diventato visibile e chi aveva perpetrato il delitto non poteva più nascondersi. La vicenda dei corpi ritrovati permise anche di ricostruire la catena degli eventi. Le indagini successive confermarono che l'omicidio di Fabio e Chiara non era un episodio isolato, ma il primo di una serie di delitti e tentativi di occultamento. Ogni dettaglio veniva confermato: le modalità di uccisione, l'uso di droghe, la partecipazione di più membri del gruppo, il coinvolgimento di ragazze come Elisabetta Ballarin in atti di violenza. La scoperta fu anche un punto di svolta per l'opinione pubblica e per i media. Per anni la vicenda era stata raccontata in modo frammentario. Sparizioni, suicidi sospetti, leggende sul satanismo giovanile. Con il ritrovamento dei corpi, la storia divenne concreta, tangibile, e la gravità dei crimini compiuti dalle bestie di Satana si manifestò nella sua interezza. I giornali cominciarono a parlare di serial killer giovanili, di culti satanici, ma soprattutto di vite spezzate e famiglie distrutte. L'inchiesta non si fermò ai primi corpi ritrovati. Grazie alla confessione di Volpe e alla tenacia delle famiglie, gli investigatori iniziarono a collegare altri delitti sospetti, suicidi sospetti, sparizioni di giovani che erano stati in contatto con il gruppo. Ogni collegamento aggiungeva un tassello a un quadro sempre più chiaro. Le bestie di Satana non erano soltanto un gruppo di ragazzi violenti, ma un'organizzazione pericolosa, capace di pianificare, intimidire e uccidere per mantenere il controllo sui propri membri e sugli altri. L'arresto degli imputati, la caduta delle bestie. L'arresto dei membri delle bestie di Satana non fu un evento improvviso, ma il culmine di anni di indagini, intuizioni investigative e soprattutto delle confessioni di chi aveva deciso di collaborare con la giustizia. Fino al 2004, infatti, molti dei crimini del gruppo erano rimasti nascosti sotto una coltre di silenzi e depistaggi, scomparse catalogate come fughe volontarie, suicidi sospetti non collegati, omicidi che sembravano isolati. La morte di Mariangela Pezzotta però fece emergere in modo drammatico la realtà. Non si trattava di episodi separati, ma di un disegno criminale organizzato. Il primo passo decisivo fu l'arresto di Andrea Volpe, uno dei membri principali. Volpe, a causa della sua partecipazione diretta all'omicidio di Mariangela, non riuscì a mantenere il segreto e scelse di confessare, collaborando con le autorità. Le sue dichiarazioni furono il filo conduttore che permise di risalire agli altri membri del gruppo. Indicò luoghi, nomi e dinamiche che collegavano il delitto recente a omicidi e sparizioni precedenti, fornendo così agli inquirenti la chiave per un'indagine più ampia e sistematica. A partire dalle indicazioni di Volpe, le forze dell'ordine iniziarono a interrogare e rintracciare gli altri membri del gruppo: Nicola Sapone, Paolo Leoni, Mario Maccione, Elisabetta Ballarin, Pietro Guerrieri, Marco Zampollo, Eros Monterosso e Massimiliano Magni. L'arresto di ciascuno fu il risultato di un lavoro lungo e delicato, che richiese attenzione per non compromettere le prove e per evitare reazioni violente da parte degli imputati. Gli arresti avvennero in luoghi diversi: abitazioni private, luoghi di lavoro, locali notturni frequentati dai ragazzi, dimostrando come il gruppo fosse radicato in un territorio e al tempo stesso capace di muoversi con discrezione. Le modalità furono tipiche di indagini complesse su crimini gravi. Alcuni membri furono sorpresi in flagranza di reato, altri furono raggiunti da ordinanze di custodia cautelare basate sulle confessioni e sulle prove raccolte negli anni. Ogni arresto fu accompagnato da un controllo accurato dei luoghi, delle abitazioni e dei mezzi di trasporto, alla ricerca di oggetti, armi, simboli o documenti che potessero confermare le responsabilità del gruppo. Un elemento centrale di quegli arresti fu la psicologia dei membri del gruppo. Molti non riuscivano a capire l'entità delle accuse, convinti che la loro appartenenza alle bestie di Satana fosse rimasta una faccenda privata, una ribellione simbolica tra amici. La realtà, come emergeva dai verbali, era ben diversa. Dietro quei rituali e quelle prove di coraggio si nascondevano omicidi efferati, minacce, torture e occultamento di cadaveri.
Il confronto con gli investigatori fu spesso drammatico, con Volpe che si mostrò collaborativo, mentre altri imputati cercavano di negare o minimizzare, rivelando la dinamica interna di un gruppo che aveva creato una sorta di muro psicologico tra sé e la realtà dei propri crimini. Gli arresti ebbero un impatto immediato sulle famiglie delle vittime. Per Michele Tollis e per i genitori di Chiara Marino fu il primo passo concreto verso la verità. Dopo anni di attesa, dolore e incertezza, potevano finalmente vedere riconosciuto il loro diritto a conoscere i fatti e a dare un senso a ciò che era accaduto. La cronaca nazionale seguì da vicino l'operazione, raccontando di ragazzi comuni trasformati in assassini e di un gruppo che fino a pochi giorni prima sembrava invisibile alla società. Inoltre gli arresti non rappresentarono solo la cattura dei responsabili, ma anche il momento in cui il passato cominciò a emergere pienamente. Le confessioni successive permisero di collegare la morte di Fabio Tollis e Chiara Marino, i suicidi sospetti e altri episodi di violenza minore al disegno criminale complessivo. La rete delle bestie di Satana così veniva finalmente svelata nella sua interezza. Un gruppo che per anni aveva agito impunemente grazie alla complicità del silenzio, alla paura e all'ignoranza di ciò che stava realmente accadendo. La resa dei conti. Dopo l'arresto dei membri delle Bestie di Satana nel 2004, le indagini si concentrarono sulla ricostruzione dei crimini commessi dal gruppo. Le accuse principali riguardavano 3 omicidi, quelli di Fabio Tollis e Chiara Marino nel 1998 e di Mariangela Pezzotta nel 2004, oltre a un suicidio indotto, quello di Andrea Bontade, avvenuto nel 98. Il gruppo fu anche sospettato di essere coinvolto in altri casi di violenza e sparizioni. Il primo grado di giudizio. Il 31 gennaio 2006 la Corte d'Assise di Busto Arsizio emise le seguenti condanne. Nicola Sapone, 2 ergastoli e isolamento diurno per 3 anni. Paolo Leoni, 26 anni di reclusione. Marco Zampollo, 26 anni di reclusione. Elisabetta Barin, 24 anni e 3 mesi di reclusione. Eros Monterosso, 24 anni di reclusione. Andrea Volpe, 30 anni di reclusione. Pietro Guerrieri, 16 anni di reclusione. Le condanne riflettevano il ruolo di ciascun imputato nei crimini. Sapone, considerato il principale artefice degli omicidi, ricevette 2 ergastoli. Leoni e Zampollo furono condannati a pene significative per la loro partecipazione attiva. Ballarin e Monterosso, pur non essendo tra i membri principali del gruppo, furono coinvolti nei crimini e condannati di conseguenza. Volpe, pur avendo collaborato con la giustizia, ricevette una pena severa, mentre Guerrieri, pur avendo avuto un ruolo minore, fu comunque ritenuto responsabile. Il secondo grado di giudizio. Nel giugno 2006 la Corte d'Assise d'Appello di Milano rivedette alcune delle condanne. Andrea Volpe, la sua pena fu ridotta a 20 anni di reclusione grazie alla sua collaborazione con la giustizia. Pietro Guerrieri, la sua pena fu ridotta a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Le riduzioni delle pene riflettevano il riconoscimento della collaborazione di Volpe e Guerrieri, che avevano fornito informazioni cruciali per la risoluzione del caso. La Corte di Cassazione. Il 25 ottobre 2007 la Corte di Cassazione confermò le condanne emesse in appello, rendendole definitive. Le condanne confermate furono: Nicola Sapone, doppio ergastolo e isolamento diurno per 18 mesi. Paolo Leoni, ergastolo e isolamento diurno per 9 mesi. Marco Zampollo, 29 anni e 3 mesi di reclusione. Eros Monterosso, 27 anni e 3 mesi di reclusione. Elisabetta Ballarin, 23 anni di reclusione. Andrea Volpe, 20 anni di reclusione. Pietro Guerrieri, 12 anni e 8 mesi di reclusione. Condanne successive. Il 9 novembre 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Brescia condannò Mario Maccione, all'epoca dei fatti minorenne, a 19 anni e mezzo di reclusione, inasprendo la precedente condanna a 16 anni di reclusione. Sviluppi successivi. Pietro Guerrieri, dopo aver scontato 7 dei 12 anni e 8 mesi a cui era stato condannato nel 2007, fu dato in prova in affidamento a una comunità di recupero nel maggio 2012. Nel 2013 fu definitivamente scarcerato. Mario Maccione, dopo aver scontato 13 dei 19 anni e mezzo a cui era stato condannato nel 2007, fu scarcerato nell'ottobre del 2017. Andrea Volpe, dopo aver scontato 16 dei 20 anni a cui era stato condannato, fu scarcerato il 14 marzo 2020.
Alberto Ballarin, padre di Elisabetta, morì a Milano il 26 agosto 2005 dopo essere stato ricoverato da 2 settimane a causa di un infarto, pochi mesi dopo aver annunciato a Varese News una futura pubblicazione di Satanisti della Mutua, dove venivano svelati molti nuovi particolari sulla vicenda. Nel 2011 anche la madre di Elisabetta Ballarin fu trovata nella propria abitazione, morta a causa di un malfunzionamento della caldaia. Voci dall'ombra, dichiarazioni e riflessioni. Dopo le condanne definitive, il caso delle bestie di Satana non si chiuse. Anzi, iniziò una nuova fase, più complessa, fatta di interviste, dichiarazioni, rivelazioni tardive e tentativi di comprensione di un fenomeno che aveva sconvolto l'Italia intera. Andrea Volpe, uno dei membri centrali, divenne nel tempo una delle figure più discusse. Intervistato più volte, dichiarò senza filtri: "Avrei continuato a uccidere anche senza le bestie. I tatuaggi non posso toglierli, sarebbe pericolosissimo, potrei ricaderci." Queste parole, oltre a suscitare indignazione, offrirono un inquietante spaccato psicologico. Un uomo ancora immerso nella propria ossessione, consapevole della pericolosità delle proprie pulsioni e incapace di annullarle completamente. Volpe parlava di sé non solo come criminale, ma come individuo intrappolato in un universo simbolico fatto di violenza, ribellione e appartenenza. Mario Maccione, soprannominato Ferocity, raccontò invece una trasformazione. "Ero pieno d'odio, ora vivo di musica e libri." La sua testimonianza sottolinea la possibilità di reinserimento nella società dopo anni di carcere e di riflessione sulle proprie azioni. L'ex membro delle Bestie di Satana diventò così un simbolo di riscatto possibile, anche se la memoria dei crimini commessi rimane indelebile. Anche Elisabetta Ballarin e gli altri membri coinvolti parlarono in modo limitato della loro esperienza. Molti tentarono di minimizzare il proprio ruolo, descrivendo i delitti come follie giovanili o azioni dettate dal gruppo, ma le confessioni precedenti e le prove raccolte durante i processi confermavano la loro piena responsabilità. Il contrasto tra le dichiarazioni pubbliche e la realtà giudiziaria contribuì a creare un fenomeno di dibattito pubblico. Fino a che punto i membri delle Bestie di Satana erano vittime del proprio contesto e fino a che punto artefici coscienti del male. Dal punto di vista sociale e culturale, il caso lasciò un'eredità profonda. Le Bestie di Satana emersero come esempio di come giovani apparentemente comuni possano trasformarsi in assassini, guidati da dinamiche di gruppo, fascinazione per il satanismo e abuso di sostanze stupefacenti. La vicenda evidenziò anche le lacune delle istituzioni: famiglie disperate ignorate, segnali di devianza sottovalutati, difficoltà delle forze dell'ordine a collegare scomparse e suicidi sospetti. Nei media, la vicenda divenne un punto di riferimento per discutere di satanismo giovanile, delinquenza seriale e devianza giovanile. Le cronache di Varese News, Corriere della Sera, La Stampa e Il Fatto Quotidiano hanno seguito passo passo gli sviluppi, intervistando famiglie, giornalisti che avevano seguito il caso fin dall'inizio e persino ex membri del gruppo. Attraverso queste ricostruzioni, il pubblico poté comprendere che la violenza non era un fenomeno astratto o distante, ma radicata nel tessuto sociale e culturale di certe realtà provinciali, dove isolamento, disagio e subculture potevano combinarsi in modo letale. Oggi, le riflessioni su questo caso continuano a essere utili. Studi sociologici e criminologici hanno analizzato il ruolo del gruppo, l'influenza della musica estrema e dei riti simbolici, la psicologia dei leader e dei seguaci. Le testimonianze delle famiglie, come quelle di Michele Tollis, restano un monito costante. Dietro le cronache ci sono persone reali, vittime e carnefici, e la memoria del dolore serve a evitare che simili tragedie si ripetano. Inoltre, il caso ha avuto un impatto duraturo sul sistema giudiziario italiano, spingendo a una maggiore attenzione sulle dinamiche di gruppo e sui reati seriali giovanili. L'analisi dei processi, delle confessioni e delle condanne ha fornito strumenti per comprendere non solo i crimini commessi, ma anche come prevenirli, riconoscendo segnali di allarme e fragilità psicologiche.